produciamo formaggi fatti esclusivamente con latte che produciamo noi in azienda. E proprio per tutte queste diciamo, convinzioni che abbiamo sull'alimentazione, su tutta una serie di cose, e che quindi per coerenza mi sembra giusto mantenere, nel senso che io ho le mie convinzioni, quindi faccio le mie azioni sul mio allevamento e sono convinto che questa cosa qui abbia un riflesso sul nostro latte, quindi per rispetto, per coerenza prima in primis verso me stesso e poi verso chi viene da noi, secondo me è giusto essere chiari su questo aspetto qui. E banalmente c'è ogni tanto, addirittura per fortuna, preferisco dire che non abbiamo prodotto, perché succede, ma non perché succede perché vendiamo chissà quanto, ma perché banalmente poi abbiamo dei periodi dell'anno in cui il latte è molto meno, perché gli animali fisiologicamente devono partorire, quindi vanno in asciutta. In quei momenti lì sarebbe molto semplice andare a comprare un po' di latte, però ad oggi possiamo, non so se permetterci, ma comunque abbiamo questa convinzione del dire che il latte lo vogliamo fatto in un certo modo, quindi usiamo il nostro, fine dei discorsi. Per adesso, dico per adesso perché in questo momento c'è tutta una diatriba a livello nazionale sul latte crudo, comunque tutta la nostra produzione è solo ed esclusivamente latte crudo. Latte crudo, per chi non sa cosa significa, vuol dire che il latte non ha subito trattamenti termici, questo è l'aspetto tecnico, però la sostanza vuol dire che il latte ha dentro di sé tutta quella flora batterica che deriva dal luogo in cui gli animali si trovano, quindi dal foraggio e dall'alimentazione e dall'ambiente in cui si trovano. Mentre, soltanto sempre per essere chiari, se un latte subisce un trattamento termico significa che si va ad ammazzare tutta questa flora microbica e poi logicamente il latte a questo punto qui è una materia inerme, deve essere reinoculata con dei fermenti selezionati che vanno a caratterizzare il gusto. Questo però significa che, almeno dal mio punto di vista, non è né giusto né sbagliato, però per un'azienda come la nostra che ha un legame col territorio, alla fine è giusto che questo legame venga fuori sui nostri prodotti, che questo territorio caratterizzi questi prodotti. Quindi anche qui a me non piace entrare nelle estremizzazioni, il miglior formaggio, il più buon formaggio, è il formaggio di questo posto qui, con le sue sfumature, con i suoi sapori, e questo deriva dal concetto del latte crudo. Per scelta aziendale, commerciale in questo momento, cioè per esigenze pratiche, non facciamo una linea di freschi, tutti i nostri prodotti sono stagionati o semistagionati, per il semplice motivo che non essendo in zona di passaggio e vendendo tutto qua in loco, ci sono delle giornate in cui passa qualcuno e delle giornate in cui non passa nessuno. Fare un prodotto fresco significherebbe banalmente avere tantissimo scarto, che per adesso non vogliamo avere e che ci sembra giusto non avere. I vecchi dicevano che per fare un buon formaggio bisognava meschiare il latte di 3 razze diverse. Qui ritorniamo sempre sull'empirico, cioè non c'è nessuna evidenza scientifica che sia così, però funziona. Detto questo, ci sono delle razze, perché è vero che tutto il latte è bianco e tutte le vacche, tutti i mammiferi fanno latte, però ci sono delle razze che hanno una predisposizione o un latte che è più predisposto per produrre formaggio. Banalmente sono quasi tutte le razze autoctone locali che non si trovano su grande scala, non la frisona o quelle razze stradominanti in tutto il mondo. Sono razze da latte che hanno una produzione molto meno spinta. In questo modo il latte banalmente è più ricco, perché alla fine il latte è la sua cosa interezza acqua. Più aumenta la quantità di latte, più aumenta in sostanza la quantità più aumenta la produzione di latte di una vacca, più aumenta la quantità di acqua che c'è nel latte. Non cambiasse vuol dire che da qualche parte c'è un trucchetto o qualcosa che non quadra.